Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi ci facciamo un giretto con una 500 veramente pepata, la Abarth Biposto. Come sapete non è la prima volta che guido la Abarth Biposto, però guidare una 500 Abarth è sempre un'esperienza divertente. Come sapete io ho una 500 Abarth da tanti anni e se la tengo da così tanti anni, un motivo c'è. Un paio di anni fa ho avuto l'occasione di provare la Abarth Biposto, che è stata un'esperienza molto interessante perché la Abarth Biposto è la 500 Abarth più costosa che si può comprare e l'ho trovata una macchina con ovviamente i suoi pregi ma anche i suoi difetti, e forse secondo me uno dei difetti più grandi di questa macchina è il prezzo, perché stiamo parlando di una 500 che parte da 40.000 euro e se la si vuole full optional staccare un assegno da 60.000 euro non è una cosa impossibile. Però ho potuto constatare che in questi anni il mercato è cambiato e ho notato che è possibile acquistare un Abarth Biposto a meno di 30.000 euro. Basti pensare che un mio amico l'anno scorso ne ha comprato una chilometro zero a 25.000 euro e quella che sto guidando adesso, non voglio dirvi il prezzo esatto, però la cifra è più o meno simile. Quindi se secondo me con 40.000 euro secondo me era una cifra spropositata, parlare di 25-30.000 euro secondo me già si ragiona. Questa potrebbe anche essere potenzialmente la mia futura macchina che rimpiazzerebbe l'Abarth, perché onestamente io adoro la mia Abarth e forse se dovessi rimpiazzarla sarebbe con un'altra Abarth. E che Abarth? Perché vi ricordo che questo è un piccolo giocattolino che pesa poco meno di 1000 kg. E guardando gli interni si capisce molto bene dove l'Abarth ha lavorato per togliere tutti i chili in eccesso, come ad esempio non abbiamo la radio, non abbiamo l'aria condizionata, abbiamo dei sedili più leggeri, i sedili posteriori non ci sono neanche. Se mi giro posso vedere una gabbia che ha sostituito i sedili posteriori, rendendo la macchina ancora più rigida. I sedili posteriori anche l'insonorizzazione è minore rispetto a una 500 Abarth di serie, possiamo apprezzare ancora di più il rombo di questo scarico a Krapovic, che non è niente male, devo dire. E credetemi che con un peso di poco meno di 1000 kg il motore 1.400 turbo che abbiamo davanti sprigiona 190 cavalli e 250 Nm di coppia. Certo, anche secondo me con questa turbina, che è la stessa della mia 500 Abarth avrebbe potuto osare di più e dargli quei 20-30 cavalli che sicuramente noi avrebbero fatto tanto piacere. Se dovessi rimpiazzare la mia Abarth con un Abarth Biposto, comunque ammetto che utilizzare una Biposto come macchina tutti i giorni sarebbe una cosa piuttosto impegnativa, perché adesso siamo in estate, ci sono 24 gradi fuori, eppure mi sembra di essere in una sauna qui dentro. Diciamo che guidare una macchina con un assetto così sportivo, senza radio, aria condizionata, è un po' impegnativo. Secondo me è l'auto giusta da tirare fuori weekend e divertirsi.
cambio manuale. Qui abbiamo un cambio manuale a 5 rapporti, molto bella la pedaliera in alluminio, mi piacerebbe comprarla e montarla anche sulla mia Abarth, anche perché non solo è bella da vedere, ma questi pedali allargati aiutano ancora di più a fare il puntatacco. È un peccato che questa Abarth non abbia il cambio innesti frontale, che mi ricordo è un optional da ben 10.000 euro. Se molte Abarth Biposto non hanno quello optional è perché uno è un optional molto costoso e secondo ho sentito molte critiche di quel cambio, che è un cambio molto delicato e che alla lunga è un cambio che si spacca. Questo cambio manuale è praticamente lo stesso che c'è anche sulla mia 500 Abarth e secondo me l'escursione del cambio potevano farla un po' più corta, però nel complesso dai, devo dire che le Abarth in generale sono macchine molto sfiziose che ti mettono sempre il sorriso al volante. Guidare questa Abarth Biposto è comunque un'esperienza, perché guidare una 500 così pompata ti dà l'idea di essere dentro una piccola macchinetta da corsa e guidandola regala veramente tante soddisfazioni. E queste strade così strette e tortuose sono sicuramente l'habitat dell'Abarth, sono strade dove ci si diverte veramente. Ogni volta che si affonda il piede sul gas, questo piccolo 1400 turbo ha un pochino di turbo lag, però sopra i 3000 giri sprigiona tutta la sua cattiveria e la Krapovic dietro dà veramente un sound coinvolgente che ti spinge a voler tirare questo piccolo motore continuamente al limitatore. Guidando anche in queste strade tortuose posso apprezzare particolarmente i sedili Sabel, perché sono dei sedili che non sono solo molto belli da vedere, ma anche per la guida sportiva li reputo ottimi. Guardate come sono contenitivi, in tutte queste curve non mi sentivo per niente sballottato come potrei sentirmi con ad esempio i sedili della 500 Abarth di Siena. Però devo dire che questo assetto insieme a questi sedili, ecco, non sono sicuro di voler utilizzare la Abarth Biposto per fare dei lunghi viaggi. La 500 Abarth ha il telaio della banda, quindi ha pur sempre i suoi limiti, però Abarth sulla Biposto ha posto tante migliorie, rendendo questa macchina ancora più divertente e performante. E lo ribadisco, secondo me questa macchina proposta tra i 40 e i 60.000 euro la trovo eccessiva, però se già si inizia a parlare di 25-30.000 euro secondo me può essere una proposta molto interessante che sicuramente terrò in considerazione come futuro potenziale acquisto. Beh ragazzi, finalmente sono uscito dalla sauna e diamo un'occhiata agli esterni e agli interni dell'Abarth Biposto. Diciamo che all'occhio spicca subito questa vernice grigio opaca che rende la Biposto molto cattiva. Guardate quanto carbonio qui nelle minigonne, nel paraurti anteriore, e ce l'abbiamo il carbonio anche nell'estrattore posteriore. Guardate qui che belli questi finali in titanio a Krapovic. Originariamente la Biposto era disponibile solo di questo colore, poi hanno fatto altre due edizioni speciali che sono disponibili di colore giallo e rosso, però devo dire che questo grigio opaco è il colore che si abbina meglio alla Biposto, perché non ci sono altre Abarth a listino con questo colore e tutto questo carbonio, i cerchi scuri, questa vernice rendono questa Abarth molto minacciosa e cattiva da vedere. L'Abarth normale, come vedete, è disponibile col cerchio da 17, mentre questa monta uno Z da 18 che rende la macchina ancora più bella da vedere. Qua possiamo vedere i freni Brembo, che sono gli stessi freni che monta la mia Abarth e devo dire che sono dei freni ottimi che offrono una grande potenza frenante. Aprendo il baule possiamo vedere quanto spazio ci sono dietro i sedili anteriori. Ovviamente tutto è rimpiazzato da questa barra. Pensate, qua c'è tanto spazio, il problema è che tra una curva e l'altra tutti i bagagli voleranno via nell'abitacolo. E ve lo dico per esperienza personale.
Diamo un'occhiata anche agli interni molto racing, molto spogli della Abarth biposto. Belli questi sedili Sabelt con anche ricamato 695 biposto. Vi faccio vedere meglio da vicino anche questa bellissima pedaliera in alluminio che avevo menzionato prima, molto bella. Belli anche questi tappetini in alluminio. Ho passato una mattinata veramente sfiziosa con l'Abarth biposto e per questi prezzi sull'usato, perché no? La tengo in considerazione come futuro rimpiazzo della mia Abarth. Io ringrazio Luca, il proprietario di questa bellissima Abarth biposto, per avermela concessa per una mattinata. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!